Ah, peace and joy, pace e gioia. Grazie per questa opportunità. Grazie per questa opportunità. Allora, questo è il limite del mio italiano. Fair enough. So you have some questions? Yeah. First one, very practical. Any practical suggestion on how to better deal with emotions without being overwhelmed? For instance, anger, bother, or difficult decision making, not only during the formal meditation, but also during the daily life. Yeah. Do you want to say that? Sì. Sorry. Let me translate it in Italian too, sorry. Yes, yes. Quindi abbiamo chiesto qualche suggerimento pratico su come gestire meglio le emozioni senza esserne sopraffatti, come per esempio la rabbia, il fastidio, le difficoltà di prendere decisioni, sia durante la pratica formale che durante invece la vita quotidiana. Please, Bhante. Yeah, yeah. Well, the first thing is to recognize the root of the problem. Quindi la prima cosa è riconoscere le radici del problema. Often we blame our emotions upon other people, upon other situations. Spesso diamo la colpa alle nostre emozioni ad altre persone, a situazioni. So remember that anger, anxiety, feeling depressed, these are all reactions that we are constructing within ourselves. Quindi ricordiamoci che la rabbia, l'ansia che portano alla depressione sono tutte costruzioni che creiamo noi stessi. And it depends on the situation which reaction we are going to develop. E dipende dalla situazione quale reazione andremo a sviluppare. I think a lot of the problem is not accepting a situation as it is, wanting it to be other than it is. Uno dei problemi è non accettare le situazioni per quello che sono, ma perché vogliamo che siano differenti, le vorremmo diverse. So you could say that there are two rings around us. One is the ring of power, one is the ring of influence, and that's the end. No. Sorry. No, go on. Ok. Quindi possiamo dire che ci sono come due anelli intorno a noi. Il primo di potere e il secondo di influenza. And then after that, you can't do anything. E oltre a questi due non possiamo fare nulla. So our tendency is to try to do more than we can, and that leads to our frustration, to our sense of impotence, and that leads to depression, despair, and so on. Quindi la nostra tendenza è fare più di quello che possiamo fare, più di quello che è il nostro potere di fare, e questo ci porta alla frustrazione, perché non possiamo interferire quindi su queste situazioni, che portano quindi alla depressione, allo sconforto, la rabbia, la depressione. Alla rabbia, Depressione. alla depressione. And despair. Sconforto. So once you recognize where the problem is, which is inside us, then you begin to accept situations more realistically. Quindi quando cominciamo a riconoscere più dentro di noi,
e a prendere consapevolezza delle cose in maniera più consapevole e più realistica. However, once we have developed these mental states and they feel that we can't control them, then that's a different situation. Quindi quando invece iniziamo ad avere quando queste sensazioni sono già concretizzate in noi e non possiamo cambiarle, questa è un'altra situazione. So you have to we have to understand that these mental states like anger, anxiety, and so on are not specific to any situation or any person. Dobbiamo quindi capire che questi stati d'animo, di disperazione, di ansia, di depressione, non sono legati a una situazione specifica. Because they're not caused by the situation or by the person. Perché non sono causati dalla situazione o da una persona. So they're caused by our attitudes. Sono in realtà causati dalla nostra attitudine, al nostro atteggiamento. So what we have within us are like balloons of emotions. Quindi quello che abbiamo dentro di noi sono come dei palloni di emozioni. And these negative emotions, just like balloons, if you put a little pin prick in a balloon, all that emotion wants to get out through that little hole. Quindi come i palloni, quando mettiamo un piccolo ago nel pallone, poi l'emozione vuole uscire da quel piccolo foro. So then we have the situation of sfogare. That was clear. Yeah. So when we understand that, once we've let the emotion out, you have no option but to suffer it. Quindi quando lasciamo andare questa emozione non abbiamo altra opzione che lasciarla andare. Soffrirlo, subirla. Yeah. Ecco, sì. You have to suffer it. So that's when your meditation becomes useful, because now you have to find a quiet place and just sit with the turbulence in the heart. E quindi la meditazione ci viene in aiuto perché dobbiamo solo sederci con queste turbolenze del cuore. And remember that you're allowing this turbulent energy to manifest, but it's not just disappearing, it's actually transforming into its opposite. Quindi abbiamo l'opportunità di lasciare che queste turbolenze si sfoghino, ma non è che stanno realmente andando via, si stanno trasformando nel loro opposto. So where there was anger, you'll find more love. Where there was cruelty, you'll find more compassion. Whether there was selfishness, you'll find more generosity. All these negative states are always moving towards their opposite when you allow them to express themselves. Quindi se c'era rabbia troveremo più amore. What was the second? Se siamo più egoisti, se c'era più crudeltà saremo più compassionevoli. Se eravamo più egoisti ci sarà più generosità. Saremo quindi di più ai loro opposti. So this is, of course, the second on the Noble Truth, right attitude. E questa è la seconda delle 4 nobili verità, la retta attitudine, visione. Yeah, the right attitude. Now, you might not believe that because we don't normally stay to the end of a turbulent emotion. Potremmo non crederci in quanto in genere non stiamo fino alla fine dell'esaurimento dell'emozione turbolenta. Because once the emotion begins to lessen, we tend to take our attention somewhere else. Perché quando questa turbolenza comincia a essere meno forte, meno facile da sentire, volgiamo l'attenzione da un'altra parte. But if you can stay to the very end of that emotional state, if you can stay to the very end of anger, to the very end of anxiety, you'll see
everything changes. The very person you're angry with, you might suddenly find yourself having a lot of compassion for. Se riuscissimo a stare fino alla fine, proprio all'ultimo attimo in cui ci sono, per esempio, la rabbia, allora lì riusciremo a vedere questo cambio, questa trasformazione. La persona verso la quale provavamo molta rabbia, poi proveremo probabilmente molta compassione nei suoi confronti. So these are the two strategies. Queste sono le due strategie. The first one is to begin to recognize that the problem is within us, and as soon as these negative states arise, not to indulge them. Quindi la prima era riconoscere che questi problemi sono nostri, sono interni a noi, e quando le emozioni sorgono, non indulgere in esse. And the second strategy is that when we are dealing with a turbulent emotion, to sit with the feeling of it. E la seconda è quella che quando emergono queste emozioni turbolente, sederci e restare con il turbamento. Yeah, because what we recognize is that every time we allow the mind to start wandering and creating stories, we're actually developing that emotion. Perché ogni volta che lasciamo che la mente costruisca delle storie intorno a questo, stiamo in realtà sostenendo la nascita di queste emozioni. Mm. Does that answer the question? Yeah. Yeah. Yeah, pretty very well. Okay. Pretty clear. So the second one. I always struggle with the idea that the meditation implies getting separate. I mean, especially in meditation retreats, I can't help blaming myself actually, for being a bit selfish. When I think to the Buddha and I think to his life, I always think he did something that was a bit selfish when he left his wife and his house and his son. And when he came back, he was not actually a father or a husband anymore for them. Could you help us on this? So let me translate it in Italian for the. Just a minute. What was the first sentence? I always struggle with the idea that the meditation implies getting separate. Separate from the family, from. Okay. Leaving your rules, like if you're a mother, a wife, okay, a daughter. So you can't be with them. You have to be a bit selfish when you turn into meditation and you start that. Let me just say this in Italian. Sure. Quindi ho sempre delle difficoltà con l'idea che la meditazione implichi l'essere separati o il separarsi, specialmente quando si fanno delle ritiri di meditazione. Mi sento in colpa perché mi sento egoista nel dovermi staccare dalla famiglia e da tutto quello che sono i miei impegni. E credo, quando penso alla vita del Buddha, penso che anche lui abbia dovuto fare una scelta egoistica, dovendo lasciare la moglie e il figlio e la famiglia, e quando poi è tornato era un Buddha, quindi non era più un padre e uno sposo. E abbiamo chiesto al Bhante di commentare questo aspetto. Well, just leaving aside the Buddha's own behavior for a moment. Tralasciamo tralasciamo un attimo la questione del Buddha per un momento. And the Buddha, in the discourse on how to establish loving kindness, doesn't separate the meditation from daily life. Quindi il Buddha, nel sutta dell'amore compassionevole, non separa la meditazione dalla vita quotidiana. Now, the purpose of the meditation, the actual sitting or the retreats that we go on, are really about self-care.
Quindi la meditazione e i ritiri che facciamo sono raramente riguardanti il proprio interesse personale, la propria cura personale. Remember that. Non sono. Oh, yeah. Non per la cura. Wait, you say they are rarely about self-care? Yes, Or I really? mean, yes, they are. Really? They're really. Really? Ok, sono realmente. So, from the Buddha's, from the Buddhist perspective, we're all deluded. We're all mentally ill. E dal punto di vista del Buddha siamo tutti delusi e malati mentalmente. When you go to a monastery, you're going to an asylum for people who are mentally ill. Quindi quando vai, per esempio, in ritiro, vai in un asilo per malati mentali, uno ospizio. And the cure, of course, is through this meditation. So the purpose of our meditation is to help ourselves become more realistic. E la cura è la meditazione per diventare più realistici. Now, what this delusion does is it creates a particular relationship to the world we're living in. Quindi questa delusione ci fa creare una particolare relazione con il mondo in cui viviamo. On the one side, it tends to make us want to acquire as much as we can. Da una parte vuole che si acquisisca il più possibile, si ottenga il più possibile. Because we feel more safe. That's the problem, you see, safety. We feel more safe when we have more money, more friends. Perché ci fa sentire più sicuri. Quando abbiamo più denaro, più amici, ci sentiamo più sicuri. So our basic delusion about who we are creates within us a certain level of anxiety because simply because we don't know when we're going to die. Okay. Quindi questa illusione in relazione a questa società ci rende più insicuri verso noi stessi perché non sappiamo quando moriremo. So we don't look at that. We'd rather create situations where we feel safe. Quindi non guardiamo a questo, ma preferiamo creare situazioni dove ci sentiamo al sicuro, più sicuri. Yeah, and so, by collecting money and friends and everything else that life offers us, we feel safe. E quindi ottenendo più soldi, più amici possibile, ci sentiamo al sicuro. And so now, if anything attacks what we have, if anything or any person begins to threaten us, then we have to fight. And if they're bigger than us, then we have to run. Quindi se qualcosa ci minaccia, una persona ci minaccia, una situazione ci crea problemi, se è più grande di noi, scappiamo, dobbiamo scappare. So here we have our relationship to the world, which is basically to do with ethics. E qui fondamentalmente abbiamo una porta, un problema, un rapporto con l'etica. So as we deal with these, our relationship to the world changes. Quindi quando cominciamo a interfacciarci con questo, il nostro rapporto con il mondo cambia. Now that change is towards what we call the social virtues. Quindi quello che cambia è quello che noi chiamiamo le virtù sociali. So we're talking about love, compassion, joy, gratitude, and so on.
Quindi parliamo di amore, compassione, gratitudine, gioia. So when we come out of meditation, when we stop the meditation, we are still mindful, but with an affectionate heart, an affectionate mindfulness. Quindi quando quando terminiamo la meditazione, rimaniamo comunque consapevoli della mindfulness of heart. Mindfulness with a heart. Della consapevolezza con il cuore. Il cuore. Affectionate. How do you say affectionate? Affettuoso? Affettuoso. Ah. So Affettuoso. is that right? An affectionate mindfulness. Una mente affettuosa, una mente benevolente. Maybe benevolente. Okay, that'll do. Yes, benevolent heart. So you can see that the process of meditation is not a selfish process. It's a self-care process, which then begins to manifest as you as a more caring person. Ok, quindi possiamo notare come la meditazione non è un'attitudine egoistica, ma di presa di cura di se stessi, che poi si ripercuote anche verso l'esterno. Yeah. Now, as far as the Buddha is concerned, qui parliamo del Buddha. When somebody behaves like that, there must be something in them which is impossible to ignore. Cioè, quindi quando qualcuno prende una decisione come quella che ha preso il Buddha è perché aveva qualcosa dentro che era impossibile da ignorare. Presumably he was married very young, which is more the Indian tradition. Presumibilmente lui si sposò molto presto, molto giovane, come nella tradizione indiana. So that by the time he leaves, which is he's nearly 30 years old, it's a mature relationship between he and his wife. Quindi quando lui decide poi di lasciare la casa, ha più o meno 30 anni, ha una relazione già matura con sua moglie. Of course, he had a child was born just before he left. E sì, aveva un figlio che era nato poco prima che lui lasciasse la casa. So from our perspective, it does look quite selfish. Quindi dalla nostra prospettiva effettivamente sembra abbastanza egoistico. But you have to remember, in those days, as it was in Europe up until, I don't know, the Second World War, there was such a thing as the extended family. Ok, quindi come era il tempo in India e come era qua in Europa fino più o meno alla Seconda Guerra Mondiale, non c'era il concetto di una famiglia estesa. So unlike today, where we have these nuclear families, where if one of them leaves, it can be very difficult because the money leaves, you know, the earner might leave. Ok, quindi rispetto a alla società e le famiglie che abbiamo oggi, che sono dei nuclei molto chiari e molto fissati, quindi se qualcuno se ne va anche una risorsa economica dalla famiglia. So it wouldn't have been such a terrible thing for her that her husband had left from an economic or social point of view. Quindi all'epoca che lui lasciasse per la moglie non era un trauma, diciamo, anche economico, per la moglie, sociale. Yeah. It might have been a personal trauma, the loss of her husband. Yeah. It might Potrebbe essere stato un trauma personale per la moglie, la perdita del marito. But I mean, when he came back, when he was fully liberated and came back, the scriptures doesn't say that, you know,
she shouted at him or threw things at him. Quindi quando lui tornò una volta raggiunto il pieno risveglio, nelle scritture non c'è scritto che lo trattarono male o lo sgridarono o lo rifiutarono o gli lanciavano le pietre. I think that she must have realized that he'd changed so completely. And later on, of course, she joins him. She becomes one of his nuns. E quindi l'ha visto quando che era completamente cambiato e è diventata una monaca. Sì, con lui. Ha deciso di seguirlo come monaca. Yeah. Anche figlio. Yeah. In my own case, nel mio caso personale, when I told my mother that I was going to join the monastic order, she immediately began to cry. She immediately began to cry so much that, it was very difficult. Quindi quando io dissi a mia mamma che volevo unirmi a un ordine monastico, lei iniziò a piangere come una fontana e per me fu abbastanza difficile. So I put my arm over, I put my arm over her shoulder and I said, I'm only determining to go for 3 years. Ok, quindi misi un braccio intorno alle spalle di mia mamma e gli dissi che sono determinata ad andare tra 3 anni. So she stopped. Per 3 anni. So she stopped crying immediately. E smise di piangere immediatamente. So I don't know, maybe the Buddha said to his wife, look, I'm just going to go for 2 or 3 years. Yeah. See what happens. E magari questo è quello che è successo anche al Buddha, che disse, me ne vado per qualche tempo, 2 o 3 anni torno. Yeah. How old were you when you left? I was 39. I was 39. Yeah, 39. I was 10 years too late. I could have been liberated by now. Era 10 anni in ritardo perché sarebbe potuto già essere un risvegliato. But then it wasn't for 3 years, Bhante. Well, my determination was 3 years, but after 3 years, nothing had happened. So I thought, well, maybe I'll do another 4. Quindi dopo 3 anni non era successo niente, quindi pensavo, vabbè, magari ne faccio altri 4. And then after 7 years, I felt I needed some more. And by the time I did 15 years, well, I was too old to come out. Quindi poi dopo 7 ne feci altri 15, però era troppo vecchio per, uscire dal giro, quindi eccolo. Ok, thank you. Yeah. Does that answer the question? I mean, about the purpose? Yeah. No, absolutely. Yeah. Meditation is it's a process of self-care. Yeah, full stop. Meditazione assolutamente è un processo di cura personale della mente, del cuore. Ok. La dico prima in italiano, ce l'abbiamo proprio giusto in italiano. Quindi, come gestire le idee creative in meditazione formale. So, Bhante, how to manage when you have creative ideas while you are meditating, sorry. Yeah. Well, how can we deal with that? Yeah, no, well, then you have to decide. Are you going to meditate or are you going to have creative ideas? Quindi quelle 2 strade, o decidi di meditare o decidi di avere idee creative. Yeah, and that's very simple. Okay. See, if you don't make that decision, then the mind is always moving towards what it's being drawn towards. Ok, quindi se non si fa questa decisione chiara, la mente continua a essere
a rimpallarsi e a buttarsi verso a impallarsi soprattutto. But something is important here, because if we have a creative mind, or if we want to organize something, organize a party, organize a trip, you know, organize people at work, and it's on the mind, you see, it's on the mind. So what happens is the mind begins to think and think and think, and in so doing, it's actually exhausting itself. Ok, quindi quando abbiamo una mente creativa, magari dobbiamo organizzare qualcosa, non so, una festa per qualcuno, per noi, e cominciamo a pensare a questo, alle cose da fare, la mente in realtà si sta esaurendo in questo sforzo. And it's exhausting itself because it's developing a certain attitude. It could be anxiety about what you need to do. It could be excitement about what you need to do. And eventually you just find you begin to think the same thoughts over and over again, and you tire yourself. Quindi si sta esaurendo perché continuando a pensare a queste cose in realtà sta sviluppando delle attitudini che possono portare all'ansia oppure all'eccitazione, e in questo modo si esaurisce, si stanca. Yeah, so if you then decide, well, okay, I'm not going to indulge these, right? As soon as the mind wanders, I'll keep bringing it back. I'll keep bringing it back. You're actually giving the mind a lot of rest. Ok, quindi se decidiamo di non indulgere in questo e riportare l'attenzione, per esempio, al respiro in continuazione, stiamo in realtà lasciando che la mente si riposi. Now, when the mind is at rest, when it's equanimous, when it's calm, and you come out of meditation, then you may find, to your surprise, you are far more creative. Quindi, quando portiamo quindi la mente di nuovo al respiro, l'attenzione al respiro, quando la mente è calma, equanime, compassionevole, quando poi usciamo dalla meditazione formale, ci sorprenderemo perché a quel punto saremo veramente più creativi, più efficienti. Yeah. Yeah. And that is the same with anything that we are particularly worried about. E questo vale anche per qualsiasi cosa verso il quale siamo particolarmente preoccupati. If a person, for instance, I just had a student having problems with a relationship as to whether they wanted to continue or not. Per esempio, ho avuto uno studente che aveva dei problemi con la sua relazione, che non sapevano se portarla avanti oppure no. So you end up thinking and thinking, and you have a list for and against. and just very slowly you're driving yourself mad. Okay. Quindi quando continua a pensare a queste cose, lui continuava a pensare a questa cosa, poi si era fatto una lista dei pro e contro, fondamentalmente si stava, diremmo, tirando scemo in italiano. But in this particular case, it's caused by doubt. E in questa situazione, questa condizione, in questo caso particolare, è causato dal dubbio. And doubt can just send you into all sorts of continuous roundabout thoughts, just thinking. E il dubbio può facilmente portare la mente a pensieri che sono continui, che tornano e ritornano, che non hanno né capo né coda. So when the person actually just settled down and stopped this thinking and just stayed in the silence of meditation, after a while, it was clear what they had to do, because the heart then could speak. Ok. Quindi quando poi decise finalmente di sedersi in meditazione
e la mente e il cuore si sono calmati nel silenzio della meditazione, finalmente ha capito che cosa doveva fare, perché il cuore ha avuto modo di parlare, di farsi sentire. Thank you. Yeah. Yeah, thank you very much. Yeah. Ok, so in Italian first. Come considerare i sintomi fisici, ovvero appena mi siedo a meditare inizio a sentire la sudorazione, sentire forte il battito del cuore anche nelle orecchie. So, how to consider physical symptoms when we start meditate? I mean, when I start meditating, I start feeling the heartbeat like in my ear. I start feeling sweating. So how can I manage all these physical expressions, sensations, symptoms? Well, you know, things that come up in meditation, which are physically unpleasant, and not, is usually a process of healing. Ok, quindi tutte queste manifestazioni fisiche che spesso capitano in meditazione, in genere sono dei processi di guarigione. So you have to be clear as to the distinction between the pain coming from the body and the pain coming from the mind, the heart mind. Quindi bisogna essere chiari tra quello che è il dolore che arriva dal corpo e il dolore che arriva dalla mente. So just for instance, if when you're sitting you're getting pain in the knees, that really is to do with the body. Quindi per esempio quando ci sediamo e sentiamo il dolore alle ginocchia, questo di sicuro ha a che fare con il dolore nel corpo. If your posture is not correct and you start getting pain in the back, then again, that's to do with the body. Quando la nostra postura magari seduta non è corretta, sentiamo dolore nella schiena, questo ancora ha a che fare con i dolori del corpo. Yeah, and in such a case, you have to listen to the body and not push it too much. Yeah. E in questo caso dobbiamo ascoltare il corpo e non spingere troppo i nostri limiti. And especially the sitting posture, to make sure that that's not the cause of any physical pain. Yeah. E in particolare la postura seduta che non sia a causa dei nostri dolori. Per questo è importante, aggiungo, avere una postura corretta. But the rest of the pain, in this case, you know, overheating, feeling the heartbeat very strongly. Sometimes you get pain in the neck, pain in the back, pain in the stomach. You get lots of pain comes up. Quindi in questo caso, quando appunto magari ci scaldiamo e studiamo, ma magari sentiamo appunto il battito del cuore o arriva un dolore alla schiena o magari un dolore allo stomaco, c'è molto dolore, molto sofferenza che si manifesta. So this is the heart manifesting itself. This is the process of purification. Quindi questo in realtà è il cuore, la mente e cuore che si manifesta, che inizia un processo di purificazione. And we have to bear with it. We have to sit with it and let it manifest. Let it manifest. E dobbiamo sopportarlo, sederci e lasciare che si manifesti, che abbia modo di uscire, di manifestarsi. And sometimes you can have severe pain. And it disappears, it goes, and you haven't a clue why it was there in the first place. A volte soffriamo di dolori molto forti, molto intensi, che poi improvvisamente spariscono senza che noi si sappia come mai il perché. And the way I personally understand this for myself, you know, through my own meditation, is that
when we have an emotional state that we don't want to feel, we don't want to accept, of course we suppress it and then we repress it, we push it away. E per quello che è la mia esperienza personale nella meditazione è che quando abbiamo dei sentimenti che non accettiamo, che non vogliamo sentire, che non vogliamo vedere e che reprimiamo e schiacciamo giù, diciamo, reprimiamo sempre di più, li allontaniamo. So when we open up to it, it has only two ways to go. It can either come up into consciousness as an emotion that we've stressed, or go out through the body as pain. E quindi quando ci sediamo e li lasciamo emergere, questi hanno solo due modi, diciamo, per sfogarsi. O arrivare alla nostra consapevolezza mentale come emozioni, oppure attraverso dei dolori nel corpo. And this is where we get psychosomatic disease. E qui è quando abbiamo dei dolori, delle malattie psicosomatiche, quando arriviamo ad avere malattie psicosomatiche. There was at the Mahasi Center in Rangoon, they collected all the different physical problems that disappeared with the meditation. They have a book on it. Al centro Mahasi a Rangoon in Birmania avevano raccolto tutti i differenti dolori e problemi che si manifestavano durante la meditazione. Avevano fatto proprio un libretto. And the one that I remember is of a man who came with terminal stomach cancer. E quello di cui si ricorda è di una persona, un signore che aveva un cancro allo stomaco all'ultimo stadio. And what he says is, as he was meditating with it, there was an explosion in his stomach. E lui si ricorda che lui disse che quando meditava con questa malattia che aveva, era come se ci fosse un'esplosione nel suo stomaco. And his cancer disappeared. E il cancro sparì. Unfortunately, I don't think that always happens. Purtroppo non crede che succeda sempre così. Purtroppo. So all these other pains, which are not based as physical pains, are actually part of the process of purification. Quindi tutti questi dolori che proviamo non sono dolori in sé, ma sono all'interno di questo processo di purificazione dati dalla meditazione. Yeah. Does that answer the question? Yeah. Yeah, thank you. Okay. Okay. Another question about the mind of awakening. So you suggested us to follow the mind of awakening, the bodhicitta. Maybe you can explain also briefly what the mind of awakening is, because not all of us knows. But the question it's actually, how can we recognize the mind of awakening in order to follow it? Ok, scusate. Yeah. Quindi abbiamo chiesto al Bhante che suggerisce di seguire la mente risvegliata nella nostra pratica, e quindi gli stiamo chiedendo come facciamo però a riconoscere questi tratti della mente risvegliata per poterli seguire. Yeah, you're all suffering from the mind that wants to be awakened now. Quindi soffriamo tutti per la mente che vuole essere risvegliata adesso. The Buddha actually says that what makes us seek the end of suffering is suffering itself. Ok. Il Buddha il fatto dice che quello che ci fa vedere la fine della sofferenza è la sofferenza in sé. You wouldn't be sitting here meditating if you didn't want to get rid of some sort of suffering. Ok. Non saremmo qua a meditare se non volessimo che qualche nostra sofferenza
venisse meno, o comunque avere sollevarci da qualche sofferenza. Yeah. So as soon as you begin to practice to bring your suffering to an end, that is the bodhicitta. Quindi quando inizi a sederti, a meditare per arrivare quindi alla fine della sofferenza, questo è bodhicitta, la mente risvegliata. Yeah. Remember that the Buddha phrased the whole of his teachings around that word dukkha. Ricordiamoci che il Buddha ha incorniciato tutti i suoi insegnamenti intorno con la parola dukkha, che è sofferenza. Sofferenza. There is dukkha, there's the cause of dukkha, and there is an end to dukkha. Quindi abbiamo la consapevolezza che c'è dukkha, che c'è una causa di dukkha e una fine di dukkha. So as soon as we waken up to the fact that, you know, we're suffering and that there might be an end to that suffering, then we've already developed this bodhicitta. Ok, quindi quando ci svegliamo e ci rendiamo conto che c'è la sofferenza e che c'è una fine di questa sofferenza, questa è già la mente risvegliata, il bodhicitta. It doesn't even have to be an end to suffering. It can be that the suffering can be made better. You know, we can get rid of a lot of it. Non è che per forza arriviamo alla fine della sofferenza, ma magari la sofferenza viene un po' alleviata, alleviata. We might start, yeah, we might start there, but as we begin to practice, you begin to realize how there can be an end to suffering. Ci può essere questo, ma quando cominciamo a meditare realizziamo che può esserci una fine di questa sofferenza. Okay. Yeah. Okay. Okay. Okay, now okay, sì, facciamo questa? Allora, rispetto ai 4 sforzi, come conciliarli con la pratica per il fatto di evocare pensieri salutari. So, in regards to the 4 efforts, how can we reconcile them with the practice in terms of evoking, using the help of a wholesome thought? Say that again, the beginning. I didn't get the beginning of the sentence. Okay, so in regards to the 4 efforts, The 4 efforts. Oh, yeah. how we can reconcile them with the practice, like using wholesome thoughts or yeah, and maybe we also need a bit of how you say recap on the 4 efforts too, because not all of us are like familiar with them. Well, the 4 efforts really just the Buddha's telling us, he's giving us a plan on how to deal with unwholesome mental states and how to develop beautiful mental states. Quindi stiamo parlando dei 4 retti sforzi e il Buddha ci ha prescritto come gestire pensieri o stati mentali non salutari e come invece favorire stati mentali salutari. So we already mentioned that when you allow a negative mental state to arise and exhaust itself, it's already beginning to change towards its opposite. Quindi abbiamo già detto che quando c'è uno stato mentale non salutare, negativo, che emerge e che poi si esaurisce, abbiamo già detto che alla fine, quando si esaurisce, si sta già trasformando nel suo opposto. So when we have, for instance, some level of hatred or dislike towards somebody, yeah, then we have to allow that energy to express itself. Quindi abbiamo già detto che quando c'è qualche frizione, qualche antagonismo verso una persona, dobbiamo lasciare che questo sentimento si esprima e che emerga. And
remember that when we allow the emotion to express itself, it's expressing itself as feeling, not as thoughts. E abbiamo detto che quando lasciamo che questo sentimento si esprima, abbiamo detto che queste emozioni si esprimono come emozioni, come sentimenti, non come pensieri. And then when it has passed, to reflect, how did this thought arise? E quindi il passato riflette, cioè possiamo riflettere sul passato, su come sono emerse queste sensazioni. And so now we become very sensitive to when something like anger comes. So as soon as it moves, we can feel it, we know it's there, we don't indulge it, and we allow it to pass away. Quindi quando sorge la rabbia, la riconosciamo, non indulgiamo, non lasciamo che ci faccia, che ci coinvolga, ma la lasciamo passare. We can become sensitive enough in ordinary daily life if you keep just a small amount of awareness in your body when that anger begins to arise, that irritation begins to arise. Questo lo possiamo fare anche nella nostra vita quotidiana, di notare quando questa rabbia, per esempio, sorge e basta mantenere un po' di attenzione nel corpo. Basta questo per essere consapevoli di quando questa irritazione, fastidio, poi può anche essere rabbia, inizia ad emergere. So even now, as you are looking at me, most of your attention is towards me, but a part of your attention could be on your body, on your feelings. Quindi anche adesso, mentre stiamo guardando il Bhante e ascoltiamo le parole del Bhante, parte della nostra attenzione può essere anche rivolta all'interno, al corpo, al nostro corpo, a una parte, se preferite. Yeah, see? So it's being aware of what's happening at our mental states in the heart, especially, as a constant awareness, so that when something negative arises, we can feel it and let it go. Quindi mantenere questa attenzione nel corpo ci permette di essere attenti a quando emergono queste sensazioni nel cuore, nella mente cuore, all'istante e lasciarle andare. And the opposite, of course, is when we feel loving towards somebody, compassionate towards somebody, then we develop that mental state of goodwill. E il contrario, quando invece proviamo sentimenti salutari come la compassione verso qualcuno, la benevolenza, allora lì lasciarli emergere, lasciarli crescere, in qualche modo favorire questi stati mentali. And all this also applies to ourselves. E tutto questo ovviamente lo possiamo applicare su noi stessi. When I feel irritated with myself, when I'm blaming myself, you see, not to get into that thinking, that language, you know, but just to stay with the feeling and wait for it to pass, and then I'm okay, you know, I can love myself. Quindi quando iniziamo a colpevolizzarci per qualcosa, a criticarci per qualcosa, a essere arrabbiati verso noi stessi, anche qui ci fermiamo e ascoltiamo un attimo il cuore, osserviamo e lasciamo andare. E quando è passato possiamo tornare a volerci bene. Often when we, in the evening after a day, it might be that we remember things that, you know, upset us during the day. A volte la sera, quando poi abbiamo concluso la nostra giornata, potrebbero tornarci alla mente delle situazioni che abbiamo vissuto che ci hanno dato fastidio. And if we allow those things just to pass away, so you don't let the mind think about it, but just the feeling of it pass away. Quindi se le osserviamo
e le lasciamo andare, quindi non lasciamo che la mente continui a ripensare a queste situazioni negative che abbiamo vissuto, ma invece le osserviamo e le lasciamo andare. And then, you know, our habit is to think of all the horrible things that have happened to us and all the terrible things that we've done. Perché la nostra abitudine in realtà è pensare a tutte le cose brutte che ci sono successe, tutte le cose brutte che abbiamo combinato. So now you have to start thinking about the wonderful things that happened to you during the day that made you happy. Ok, invece adesso dobbiamo cambiare approccio e pensare alle cose belle che sono successe e che abbiamo fatto. And when that feeling of joy comes into our hearts, you see, you have to receive it. You have to rejoice in your own joy. E quindi quando questa sensazione di gioia sorge nel cuore, dobbiamo riceverla, dobbiamo lasciarla che emerga e gioire con essa. And the paradox is that the more joyful you feel about yourself, the more joyful you'll feel about others. E il paradosso qui è che più sei felice con te stesso, più sarai felice anche degli altri. The more you love yourself, the more you will love others. E più ami te stesso, più amerai gli altri. And vice versa. E viceversa. Quindi anche gli altri ti ameranno. So these are your 4 great efforts to allow what is negative to arise and pass away, and to destroy the cause. Yeah. Ok, sì, quindi questi sono i 4 sforzi. Il primo è quello di lasciare che i sentimenti e le sensazioni negative emergano e passino, quello di comprendere quali sono le radici di queste sensazioni negative. And the opposite is to allow beautiful mental states to arise and to receive them, accept them, enjoy them. E l'opposto è quello di lasciare che stati mentali salutari emergano, riceverli, lasciarli che ci arrivino e gioire con essi. So although we talk about not self, the Buddha is he's encouraging us to build a very beautiful person out of ourselves. Quindi nonostante si parli del non sé, il Buddha in realtà ci incoraggia a essere delle persone meravigliose e meritevoli. Very beautiful. Di impegnarci. Yeah. And then when we have that confidence, we can begin to look deeper at where the fundamental problem lies, which is to do with identity. E quindi quando abbiamo stabilizzato questo aspetto, possiamo poi entrare più in profondità e andare a scoprire la parte del non sé. No, we can then begin to investigate the whole problem of identity. Ok, quindi possiamo iniziare a investigare tutta la questione dell'identità. Ok. L'ultima era complicata. Beh, allora, l'ultima riguarda i 4 nutrimenti e come trovare il giusto bilanciamento. So the very last one is about the 4 kind of nourishment and how to find the right balance. But here we need some explanation about the 4 nourishments. I have to get my Buddhist dictionary out. I can't remember the last time I talked about the 4 nourishments. Just a minute, won't be a second. I've just got to remind myself.
There are so many lists. I only learned a few. Yeah, too many. Yeah. Well, the first one is pretty obvious, you know, there's food for the body. I mean, I think everybody understands that. Il primo è abbastanza ovvio, è il nutrimento per il corpo. Done. Yeah. The second one is those things that we need, that the mind needs as basic information, or else it just doesn't work. Ok, So il secondo è... yeah, go on. Ok. Sono i nutrimenti per la mente, che sono le informazioni di base di cui la mente ha bisogno. Yes, so it needs information from the six senses. So your five Quindi, physical senses and from your mental senses. If quindi you don't sono get... Okay. Go on. Sono le informazioni che riceve di base dai 5 sensi e dalla mente. Now, what's important from the process of liberation is, of course, is that you have to be careful what you're putting into your mind, into your heart mind. E quello che è importante è che dobbiamo stare attenti a cosa introduciamo nella nostra mente cuore. Right. So I think that's pretty straightforward too. The second one is volition. The third one is volition. Il terzo è la volizione. Now, this is really crucial in Buddhist psychology. Quindi questo è molto cruciale nella psicologia buddista. Yeah. Volizione. If when we have a desire which arises in the mind, nothing has happened. Quindi quando abbiamo un desiderio che sorge, niente ancora è successo. So if in my mind now there comes a desire for, I don't know, coffee, right? So the desire for coffee comes up. At that point, nothing has happened. Quindi, per esempio, se sorge il desiderio per un caffè, per ora ancora non è successo nulla. So there's no consequence. Quindi non ci sono conseguenze. But as soon as I empower that desire, then I create something. Ma appena do forza a questo desiderio, creo qualcosa. And what I create will have consequences. E quello che creo avrà conseguenze. So you can see if it's an unwholesome act, if you, for instance, say, going back to our irritation, if this irritation comes up and it makes us say something which is painful for the other person to hear, then there are consequences. Quindi, per esempio, tornando al discorso della rabbia, se la rabbia emerge e ci fa dire qualcosa che può essere nocivo, doloroso per l'altra persona, ci saranno delle conseguenze. So the Buddha actually says, he calls the will the action itself. Will and action are the same thing as for the Buddha. Quindi il Buddha ci dice che desiderio e azione sono la stessa cosa. No, it's not the desire, it's the Not will. desire. Will. Yeah. Volontà. Quindi la volontà e l'azione sono la stessa cosa. It's the same as when you throw a stone into the air. You cannot separate the force from the stone. Come quando lanci una pietra nell'aria, non puoi separare le forze. No. They're both the same thing. And the final one, of course, is consciousness. E l'ultimo è la coscienza. So consciousness in Buddhist psychology is actually only a screen, just like the screen you're looking at.
Ok, nella psicologia buddista la coscienza è come uno schermo, come lo schermo che stiamo guardando adesso. The Buddha sometimes calls it a mirror. Il Buddha a volte lo chiama specchio. See? So, you know, in our language, consciousness can mean so many things. But in the 5 aggregates, the 5th one, consciousness, is just a screen upon which information arises. Quindi nella nostra cultura coscienza vuol dire ha diversi significati, ma all'interno della psicologia buddista, all'interno dei 5 aggregati, il quinto è la coscienza ed è semplicemente uno schermo dove compaiono le informazioni. So if there's no consciousness, be asleep all the time. Quindi se non c'è coscienza, stiamo dormendo tutto il tempo, stiamo dormendo. Which might not be so bad. Che potrebbe anche essere piacevole. So there are your four nutriments, yeah? So the food for your body, information from your senses, the will, which creates all your actions, including all your thoughts. Nothing would happen without will. As you do anything, there must be an empowerment. There must be will there. And the 5th is consciousness, whereby you know things. Quindi questi sono i 4 nutrimenti: il cibo per il corpo, le informazioni per la mente, la volontà che è alla base di tutte le nostre azioni. E la quarta, scusate, che è la coscienza, lo schermo. Yeah. Whereby we know it, whereby we know something. Yeah? Yeah, is that clear? Yeah. Yeah. I carry this everywhere. That's useful. Well, I'm getting old now, so the mind's forgetting anyway. Bhante, can we ask you for a blessing? Yes. Okay. Would you like to do the refuges and precepts? If you want to. Yeah. Ok. Quindi faremo I'll just explain to the audience. So il Bhante ci darà una benedizione. Prima faremo i 3 rifugi e i 5 precetti, che in realtà è una pratica che facciamo all'inizio del minicorso, ma che oggi abbiamo aspettato il Bhante a fare. No, presentata laicamente stamattina. 5. Okay. I mean, I'll just chant it. Don't worry about whether you understand it or not. Okay. It's, taking refuge in the Buddha is, of course, the historical personage, but remember, it's taking refuge in the Buddha within us. Huh? Quindi adesso prenderemo rifugio nel Buddha storico, ma non solo, ma anche nel Buddha che è all'interno di ognuno di noi. And the Dhamma, of course, is the teaching and the practice you're taking refuge in. Prenderemo rifugio nel Dharma, che sono gli insegnamenti e la pratica. And the Sangha refers traditionally to all those people who've experienced Nibbana. Ok, e riprenderemo rifugio anche nel Sangha, che tradizionalmente sono tutte quelle persone che hanno avuto esperienza del Nirvana. But you can spread it outwards. It's also, you know, recognizing that being together like this is a real support. Ma possiamo anche interpretarlo come noi oggi siamo un Sangha, perché siamo ognuno a sostegno dell'altro nella pratica. The 5 precepts should be translated as training rules. I 5 precetti dovrebbero essere tradotti come 5 regole di allenamento. So it's we undertake the training not to kill any sentient being. Quindi ci impegniamo nell'allenarci a non togliere la vita a nessun essere vivente. See? Not to take what is not freely given.
Ci impegniamo all'allenarci a non prendere ciò che non ci è dato espressamente. You see, impegno, I think, means what does it mean, impegno? Impegno, we try, we Okay, that's it. yeah. Yeah, that's the one. That's the one. Not to abuse our sexual powers. Ci impegniamo a non abusare, ad avere una corretta condotta sessuale. And then not to, well, to be truthful. Ci impegniamo a essere veritieri e sinceri. And very difficult not to take drugs or drinks that cloud the mind. E l'ultimo è ci impegniamo a non prendere sostanze intossicanti per la mente. Yeah. Now the blessing is that you enjoy good fortune. E la benedizione è che noi si possa godere di buona Fortuna. Yeah, sorry, you stopped there. There was a break. So I just said, la benedizione è che noi si possa avere una buona sorte. Is that fortune? Good fortune? Is that the same? Fortuna, fortuna è sorte. Yeah. Yeah. And that all the powers that be support you. E che tutti i poteri, all the powers of being, May all the powers of being support you. che tutti i poteri degli esseri ci supportino. Or if you want, may the force be with you. Oppure che la forza sia con noi. And finally, that may you receive the blessings of the Buddha, Dharma, Sangha. E che infine noi si possa ricevere la benedizione del Buddha, del Dharma e del Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Panati pata veramani sikapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikapadang samadhiyami. Kame sumi chachara veramani sikapadang samadhiyami. Musawada veramani sikapadang samadhiyami. Sura mereya majja pamadatana veramani sikapadang samadhiyami. Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata. Sabba bodhanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata. Sabba dhammanu bhavena sada soti bhavantu te.
Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba sanganu bhavena sada soti bhavantu te. Thank you so much. Thank you, Bhante. Thank you.